Buongiorno amici di Sette Città, qui è Elvis che vi parla, come state? Voi a questo punto penserete che sui primi capitoli della Casa delle Catene ci sia ancora poco da dire, ma non è così, anzi ne approfitto adesso per chiedervi di iscrivervi al canale e di condividere questo video, così de botto, senza senso. Bene, ma non perdiamo altro tempo prezioso e partiamo, si va! Il nostro eroico duo è in cammino verso la città di Alithan dopo aver lasciato al suo hobby quel mappacchione di custode. Qui non c'è granché di interessante se non una conversazione tra di loro, dato che ci verrà utile per comprendere meglio anche le situazioni della dimora fantasma. Ho estrapolato la parte in cui Thorvald ci spiega a suo modo le motivazioni che hanno spinto il subcontinente in cui si trovano a ribellarsi. E ora ve la leggo. È ben noto che Sette Città era un covo di guerre civili, le quali lasciavano gran parte della popolazione a patire la fame sotto grassi condottieri e re sacerdoti corrotti, e che, con la conquista malasa, i criminali sono fuggiti o finiti impalati contro le mura della città. Le tribù più selvagge hanno smesso di scendere dalle colline per gettare nello scompiglio i parenti più civilizzati. La tirannia dei sacerdoti è stata scalzata. Estorsioni e sacrifici umani hanno avuto fine e naturalmente i mercanti non sono mai stati più ricchi o più sicuri su queste strade. In conclusione, la terra è pronta per la ribellione. Ricordo che la scena si svolge prima degli eventi del secondo romanzo, quindi abbiamo un altro punto di vista sulla questione, quello del Dao. In pratica ci suggerisce che il benessere e la tranquillità di cui gli abitanti stanno godendo dall'arrivo dei Maladhan non sono più ben accetti. Messa così sembra una motivazione assurda per iniziare una ribellione, eppure in superficie è quello che emerge, in barba a tutti i vantaggi che l'impero ha portato su questa terra. Su questo argomento Bill ha scritto un paragrafo davvero interessante sul sito tor.com che descrive questo contesto complesso in relazione alle parole di Thorvald, molto meglio di come potrei fare io. Ve lo leggo. L'impero Malazan, qualunque sia il suo intento, porta alcuni benefici materiali quando conquista, e Thorvald ne elenca una sfilza. La fine delle faide tribali e delle guerre civili, delle incursioni delle tribù limitrofe, l'imposizione di leggi apparentemente efficaci, la riduzione della corruzione governativa e religiosa, le strade più sicure, commercio migliore e più redditizio, la riduzione di fame e miseria. Quali sono i compromessi per tutto questo? E cosa spinge le persone, al di fuori di coloro che hanno beneficiato in qualche modo dei vecchi modi, a ribellarsi a tali benefici? Pura testardaggine per avere cose, anche cose buone, imposte loro? Antipatia, odio automatico per l'estraneo? Vergogna di essere stati conquistati? Resistenza all'assimilazione? A un ampio movimento verso una maggiore somiglianza e una minore diversità? In quanto lettori siamo destinati a vedere che l'impero è principalmente, se non interamente, una creazione benevola? O dovremmo vederlo più grigio? Se non conoscete il sito di tor.com ve lo consiglio caldamente. Per quanto riguarda Maladhan, Amanda e Bill riassumono e analizzano ogni capitolo di ogni libro, ovviamente in inglese, e per me sono un'ottima fonte di confronto e ispirazione. Vi lascio il link in descrizione. Torniamo a noi. Credo sia importante soffermarci a riflettere sul perché questa rivoluzione nasce e da quali ideali viene portata avanti, dato che è uno degli eventi principali dell'intera saga. Qui abbiamo provato a rispondere, ma se avete altre idee, mi raccomando, aggiungetele qui sotto. Di sicuro sarà utile ragionarci insieme. Sappiamo che non è tutto così semplice, infatti i sacerdoti, i malavitosi e i mafiosi di Sette Città hanno soffiato per anni e anni sulla fiamma della rivoluzione per riottenere il potere che attualmente è gestito dall'impero. A proposito di questo e dell'odio che questi personaggi hanno instillato nella popolazione locale, proprio Thorvald ci dice qualcosa.
Formula un'opinione, esprimila abbastanza spesso e presto tutti te la ripeteranno. Diventerà una convinzione, alimentata dalla rabbia ragionevole e difesa con le armi della paura. A quel punto le parole diventano inutili e non rimane che la lotta fino alla morte. Quanta verità in questa frase! Una verità che scavalca le pagine del libro per riversarsi nel mondo reale. Subito mi sono venute in mente le guerre mondiali, soprattutto la seconda che si alimentava della propaganda dell'odio, oppure le infinite rivalità in Medio Oriente. Ma ripensandoci, questa frase si riflette anche nel nostro quotidiano, nella realtà che tutti noi viviamo. Rileggetela o tornate indietro nel video e fatela rileggere a me. Quante situazioni che avete vissuto personalmente vi rievoca? Concludo questa sezione con una piccola chicca. Thorvald dice che se Darushistan dovesse essere conquistata dall'impero, questo verrebbe soffocato come uno squalo che inghiotte qualcosa di troppo grosso per lui. Una predizione che abbiamo già visto avverarsi nei Giardini della Luna. Tra chiacchiere, mosse politiche e molti problemi, la città azzurra ha impedito ai Malazan di avere successo. Tra l'altro, le vicende del primo romanzo stanno avvenendo proprio in contemporanea con quelli di cui stiamo parlando in questa serie di video. Bene, proseguiamo. Vi ricordate dello schiavista Silgar e della sua guardia Damisk? Loro, invece di andare in giro a litigare con qualche Napan amante di fossili, si sono dati da fare e hanno organizzato una bella imboscata per Karsa e Thorvald. Devo ammettere che la determinazione e la costanza dello schiavista sono davvero ammirabili. Nel mentre mi rendo anche conto che è completamente privo di gratitudine nei confronti di chi ha salvato le sue chiappe nel mare del nascente. Come hanno fatto a tendere questa trappola? Hanno ingaggiato una tribù di Arak abbastanza numerosa e hanno aspettato le prede in un villaggio. Ed ecco fatto. Di nuovo, per l'ennesima volta, i prigionieri sono in catene. Mi ha fatto sorridere un pensiero del Terror in questa occasione. Quando capisce la gravità della sua posizione, rinfodera la spada, cosa che un anno prima non avrebbe mai fatto, preferendo un attacco indiscriminato e suicida. Che sia sorto un po' di acume in questo cervello gigante? Era ora? Per i due amici sembra mettersi davvero male, se non fosse che il Daru è un attento osservatore e capisce che questi Arak fanno di tutto per celare la loro presenza in un territorio che non gli appartiene. In questo loro fare circospetto, Thorvald individua una via di fuga, rischiando però la sua stessa vita. Prende la propria tunica e quella di Karsa, le riempie di erba bella verde e le piazza sui fuochi da campo. Questo crea una bella scia di fumo rintracciabile anche da molto lontano. Arrivano i Graal. Due tribù del deserto che si affrontano, cosa potrebbe mai succedere? Esatto, una bella carneficina. Il povero Daru viene ucciso da una racca che gli taglia la gola per vendetta per ciò che ha causato. Silgar è determinato a fuggire, perciò prende Damisk e Karsa e arriva a Erlithan via canale, ma i Malazan li beccano subito. Parentesi, ma Karsa non è pieno zeppo di Otatarel ed è la seconda volta che Silgar lo fa viaggiare via canale. Non so, a me sembra una forzatura perché se gli attacchi magici non funzionano su di lui, mi aspetto che non riesca neanche a passare attraverso un portale. Voi cosa ne pensate? Bene, la situazione è questa: Silgar e Damisk arrestati per aver schiavizzato qualcuno che non ha alcun marchio da schiavo, mentre Karsa è in prigione perché è venuto fuori che avrebbe dovuto già essere al lavoro nelle miniere Otatarel. In questa occasione il Terror viene in contatto per la prima volta con il signor Leoman delle Fruste, un abitante del deserto magro con la pelle scura e gli occhi azzurri. Anche lui in catena è stato tradito da un compagno ed è destinato alle miniere. Attenzione qui perché avviene qualcosa di molto importante che a prima lettura potrebbe passare inosservato. Mentre Karsa è incosciente in questa cella, una guardia della città di nome Scroll pensa bene di tatuare il volto di Karsa con un'orribile ragnatela. A vederlo sembra che abbia la faccia fracassata, come il crepe su un vaso.
La motivazione di questo gesto schifoso è segnare il Tablor e renderlo immediatamente riconoscibile come prigioniero. È un passaggio importante perché d'ora in avanti Karsa avrà un aspetto diverso, ancora più spaventoso di prima, ma adesso non potrà più dimenticare o lasciarsi alle spalle le catene della prigionia, perché le avrà sempre visibili su di sé. Arriva la notte e arrivano anche i salvatori di Karsa. Thorvald non è riuscito a sopravvivere. Il taglio che gli hanno fatto alla gola era poco profondo a causa della distrazione del carnefice e i Graal lo hanno curato impedendogli di morire. Vabbè, qui mi sembra un po' forzato il ritorno di Thorvald, però è un bel personaggio, perciò si va. Il Daru ci spiega che tra il casato di Nom e i Graal esiste un rapporto commerciale che si è rivelato molto utile per convincerli a tenerlo in vita e aiutarlo a liberare il Tablor. In che cosa consiste questo rapporto? I Graal rapiscono i personaggi più o meno influenti che scorrazzano nei loro territori per poi chiedere i riscatti attraverso l'intermediazione dei Daru. Una società molto proficua. Altro che i podcast su YouTube. In pochi attimi viene liberato Karsa. Leoman li costringe a liberare anche lui. Ora devono darsela tutti a gambe perché le guardie stanno arrivando. Thorvald saluta Karsa e gli dice di passare a trovarla da Rusistan. Oh, per tutti gli dei, mi si spezza il cuore. Il Tablor decide di seguire Leoman, la sua unica speranza di fuggire. Anche se non si fida di lui, decide di rischiare e affidarsi alla sua conoscenza della città e dell'ambiente circostante. Sotto sotto però sono convinto che tra questi due sia già nata una scintilla di simpatia reciproca. Beh, assurdo, no? Il barbaro guerriero che nonostante la sua stazza e la sua fama riesce comunque a farsi amico qualche arguta anima affine. Non è la prima volta, quindi non ignoriamo questo particolare. Leoman guida Karsa tra i vicoli della città fino alla collina che la domina dall'alto, precisamente all'interno di una torre dove incontrano il buon Mebra. Ah, eccolo qua. Questo qui non smette mai di saltar fuori. Piccolo recap, Mebra è il più grande doppio giochista dell'intera saga, o perlomeno si è guadagnato una posizione sul podio. In breve, l'abbiamo visto nella dimora fantasma quando ha consegnato il libro di Drina a Kalam, in combutta con Tener Baralta delle Spade Rosse, in modo che potesse esplodere la ribellione sul continente. Comunque, questi avvenimenti avvengono in seguito alla scena della fuga di Karsa e Leoman. Torniamo lì perché li vediamo che dalla torre prendono un passaggio segreto che permette loro di allontanarsi non visti dalla città e sbucare nel bel mezzo del deserto. Ben presto lo scenario si aggrava. Le energie del Tablor sono limitate e si scoprono inseguiti da alcuni cavalieri. Mebra, l'onesto e fedele amico, li ha traditi. Ma guarda un po'. Vabbè, mi consolo col fatto che non dovremmo aspettare troppo per vedergli far fare una brutta fine. Stufo di scappare, Karsa si ferma e attende l'arrivo dei nemici nascosto. Li osserva mentre montano il campo per la notte. 15 soldati più 2 disarmati. Silgar e Damisk. Il sacerdote di Immael se l'è proprio legata al dito, vuole prendere il Tablor a ogni costo. Questa volta comunque Karsa studia il sito prima di attaccare e al momento propizio scende nell'accampamento e li ammazza uno dopo l'altro. Leoman, che inizialmente voleva restarne fuori, si mette a combattere aiutando il suo nuovo amico. Tre Malazan e Damisk riescono a fuggire. Silgar scaglia contro il Tablor tutta la sua potente stregoneria. In risposta, il gigante fa spallucce e se le scrolla di dosso, per poi tranciare di netto mani e piedi del Nazi. Benissimo, e noi che stavamo qua a parlare di come Karsa fosse cambiato, di come fosse più maturo e razionale, consapevole del mondo e dei suoi abitanti, e zac! Mani e piedi di Silgar amputate. Bene! Gli inseguitori tornano alla carica nei giorni successivi, ma senza successo perché hanno perso il mago. Leoman e Karsa si avvicinano a Raraku e Silgar è perennemente svenuto, con i moncherini che perdono continuamente sangue.
L'indigeno chiede al Tabor perché non lo uccide e basta, e l'altro gli spiega che ha tutte l'intenzione di farlo, dopo però averlo fatto impazzire. La punizione è minima perché ha soggiogato l'intero clan dei Sanid e ha tentato ripetutamente di acciuffare Karsa. Leoman gli rivela il vero nome della razza al quale Karsa appartiene: Thelomen Toblakai. Inoltre confida all'amico la loro destinazione, il cuore di Raraku, dove vive l'eletta. Viene da sé che il duo formerà quella che sarà la guardia personale di Shaik, cioè, perché ancora se lo stesse chiedendo, Karsa è il Toblakai della dimora fantasma. Il fatto che il nome di Leoman venga consegnato al lettore solo a fine capitolo, insieme alla denominazione della razza di Karsa, alla prima lettura ci impedisce di avere la certezza dell'identità di questi due fino a questo punto. Eppure sono proprio coloro che abbiamo già incontrato nel secondo romanzo, e quando lo si scopre si rimane veramente a bocca aperta. Che fantastico plot twist! Direi che possiamo dichiarare concluso questo episodio, come si è concluso anche il quarto capitolo e quindi il primo libro del romanzo chiamato I volti nella roccia. Non temete, c'è ancora altro da aggiungere su Karsa e il suo viaggio. Non andremo avanti con la storia perché il mio obiettivo era di arrivare a questo punto, ma aggiungeremo approfondimenti molto interessanti che chiuderanno questo ciclo. Ci si vede la prossima settimana, ma solo dopo aver messo un bel like, aver condiviso questo video e esservi iscritti al canale, se almeno voi avete la fortuna di avere ancora le mani. Vi ricordo infine che sono presente su Facebook con la pagina podcast Maratha dei Caduti. Ci vediamo a Raraku la prossima settimana. Ciao! Chiudi la porta! Potesse esplorare e... perché non lo uccide? E